Ora cominciamo questa splendida mattonella con il colore più scuro ed un anello magico. Inseriamo l'uncinetto e cominciamo con 8 punti bassi. Questo è soltanto il gancetto. Cominciamo con 8 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto tiriamo la codina del filo e ci agganciamo con l'uncinetto nel primissimo punto basso che abbiamo realizzato. Il secondo giro vede raddoppiare i punti, ancora non facciamo il cambio di colore, quindi secondo giro catenella di inizio giro, poi nel primo punto 2 punti bassi e realizzeremo 2 punti bassi per ogni punto. Alla fine del giro avremo realizzato 16 punti bassi. Alla fine del giro ci ritroveremo in questa posizione, inseriamo l'uncinetto nel primissimo punto basso e chiudiamo con un punto bassissimo. Ora dobbiamo realizzare il terzo giro. Ancora non cambieremo il punto, il filato, lo faremo nell'altro giro. Cominciamo con 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Poi nel punto successivo facciamo una mezza maglia alta, una maglia bassa, una mezza maglia alta, e di nuovo ricominciamo, maglia alta, mezza maglia alta, punto basso, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, punto basso, mezza maglia alta, maglia alta. E qui realizziamo gli ultimi 3 punti, quindi faremo mezza maglia alta, maglia bassa, mezza maglia alta. La prima maglia alta l'avevamo già realizzata con le 3 catenelle, ci chiudiamo nella terza con una maglia bassissima. Nella terza ho sbagliato, con una maglia bassissima. Adesso procederemo con il cambio del filato e vi mostro come si fa. Ecco qui, prendiamo il cappietto del nuovo filato e invece di chiudere con la maglia bassissima con il filato precedente faremo la medesima cosa ma prendendo il nuovo colore. Ecco qui, agganciamo il filo
e ci chiudiamo con la maglia bassissima. Allora, una maglia bassa, cercando di nascondere anche la codina, una mezza maglia alta, qui ci siamo, tiriamo un poco il filo per sistemare il punto, quindi mezza maglia alta, poi facciamo una maglia alta e una maglia alta doppia, quindi prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e facciamo, pardon, ripeto, cacciamo il filato a 2 per 3 volte. Ecco che la scaletta comincia a mostrarsi. Fatta la maglia altissima, facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricominciamo in sequenza, quindi sulla maglia alta del giro precedente facciamo la maglia bassa, sul punto successivo la mezza maglia alta, poi la maglia alta e poi la doppia maglia alta, maglia altissima, come si preferisce. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo punto basso sulla maglia alta, mezza maglia alta, maglia alta, doppia maglia alta, quattro catenelle, punto basso, mezza maglia alta, maglia alta, doppia maglia alta e abbiamo finito con le ultime 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4 e ci chiudiamo sulla catenella di inizio giro, quella che abbiamo fatto per agganciare il filato nuovo. A questo punto dobbiamo chiudere qui, quindi fermare il filo e tagliare. Facciamo, ecco qui, la girandola comincia a formarsi. Facciamo la stessa cosa con il filato che avevamo lasciato qui attaccato. Tagliamo. Mi voglio raccomandare di una cosa: quando si fa il cerchio magico, il filato non va mai tagliato prima, se non dopo aver fermato per bene con l'ago la codina, perché altrimenti ricominciamo il giro prendendo il filato più scuro nella prima catenella dell'archetto e lo fermiamo con una catenella. Come vedete, rispetto alla fine del giro precedente ci siamo portati indietro
sull'archetto delle 4 catenelle. È qui che noi facciamo 2 punti bassi, 1 e 2, avendo cura di nascondere la codina, una mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta. Quindi nell'archetto avremo 2 punti bassi, 2 mezze maglie alte, poi una maglia alta nel primo punto basso del giro precedente, un'altra maglia alta nella maglia successiva, che sono 2 maglie alte, poi sugli ultimi 2 punti prima di arrivare all'archetto facciamo 2 maglie altissime, doppie maglie alte, come meglio volete definirle. Ecco qua e qua, ecco qui, abbiamo concluso il primo lato. Ecco, vedete la scaletta come si sta definendo. Facciamo le nostre 4 catenelle e poi ci portiamo sull'archetto, ecco qui, su questo archetto, e facciamo di nuovo quello che abbiamo fatto all'inizio del giro, quindi 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte nell'archetto, poi facciamo 2 maglie alte, una e 2 e 2 maglie altissime. Taglio questa piccola codina che mi dà un po' impiccio. Arrivati alla fine del secondo lato, procedo con gli altri 2 da sola. Finisco il giro con le 4 catenelle e mi vado a bloccare sulla prima maglia del giro, la prima maglia bassa del giro, con un punto bassissimo. Fermo il filo con un punto di sicurezza e taglio. Ricominciamo il giro con agganciando il filato più chiaro, facciamo una catenella e nell'archetto delle 4 catenelle facciamo 3 punti bassi e una mezza maglia alta. Le altre 2 mezze maglie alte le faremo sui punti bassi del giro precedente, quindi una è qui e la terza è qui. Poi faremo 3 maglie alte e 3 doppie maglie alte, eccole qui,
una, 2, 3 maglie alte, e 3 doppie maglie alte, una, 2, e 3. Prima di procedere taglio queste due codine che altrimenti ecco qua. Ora ci troviamo nella posizione di inizio giro. Come procediamo? 4 catenelle e poi nell'archetto delle 4 catenelle del giro precedente facciamo così come prima: 1, 2, 3 punti bassi, una mezza maglia alta, altre 2 mezze maglie alte, una sul primo punto basso, l'altra sul secondo, poi 3 maglie alte, una, 2 e 3, e poi 3 maglie alte doppie o maglie altissime, quindi 1, 2 e 3. Procedo sugli altri due lati e ci vediamo alla fine del giro. Dopo la terza maglia alta doppia della fine del giro facciamo le 4 catenelle e ci fermiamo sul primissimo punto del giro precedente con una maglia bassissima e fermiamo il filo con un punto di sicurezza. Tiriamo bene, mi raccomando, perché questa piastrella girandola è caratterizzata da tanti tagli di filo, quindi li dobbiamo fermare per bene tutti con un punto di sicurezza. Per ricominciare il giro facciamo come al solito, cioè prendiamo il filato dell'altro colore, ci inseriamo rispetto alla chiusura del giro, ci inseriamo sulla prima catenella dell'archetto, qui, quindi torniamo indietro sempre rispetto a queste 4 catenelle, prendiamo il filo e lo fermiamo con una catenella. Ecco qua. Ora in questo archetto andremo a creare degli aumenti, ovviamente, così come stiamo facendo sempre, e quindi se prima abbiamo realizzato 3 maglie basse, ora ne faremo 4, quindi tutte nell'archetto delle 4 catenelle faremo 4 maglie basse. Abbiate cura di prendere anche la codina e di coprirla. Sono 3 e sono 4 maglie basse, ecco qui. Le portiamo con noi, le codine le portiamo così
e le copriamo con i punti che realizziamo, con i nostri stessi punti. Poi facciamo 4 mezze maglie alte, 4 maglie alte e 4 maglie alte doppie su tutti i punti che seguono, quindi 4 mezze maglie alte. Dobbiamo stare attenti a non saltare questo primo punto che rimane un po' nascosto e che è il punto dove noi chiudiamo il giro precedente. Ecco qui, questo punto rimane un po' nascosto, mi rendo conto, però tant'è. Allora tiriamo bene le codine, abbiamo sempre questa cura di nascondere le codine. Quindi abbiamo fatto la prima mezza maglia alta, ecco qui, ho fatto quello che vi ho detto di non fare, cioè ho saltato il primo punto. Vedete com'è difficile, perché si nasconde proprio qua dietro, quindi dobbiamo avere cura di prenderlo. Ecco qui, prima mezza maglia alta, seconda mezza maglia alta, terza mezza maglia alta, quarta mezza maglia alta e siamo sull'archetto del giro precedente. Adesso dobbiamo fare 4 maglie alte e 4 maglie altissime, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e sono 1, 2, 3, 4 maglie altissime e 4 maglie alte. Ora facciamo su queste ultime 4 le 4 maglie alte. Taglieremo prima queste codine così non ci impediscono di lavorare bene. Quindi adesso facciamo le 4 maglie altissime, quindi 1, 2, 3, e 4. Ecco la conclusione del primo lato del giro. Ora procediamo con 4 catenelle e come abbiamo cominciato il primo giro faremo 4 maglie basse, 4 mezze maglie, 4 maglie alte e 4 maglie altissime, quindi andremo in gruppi di 3. Come avete notato abbiamo cominciato con un gruppo di 1 1 e 1, poi 2 2 2, 3 3 3, adesso siamo a un gruppo di 4 4 4, 4 maglie basse, 4 mezze maglie alte. Questo è il punto che io vi dico di non saltare, perché si nasconde, sembra che non ci sia il punto, ma in realtà c'è. Quindi 1, 2, 3, 4, poi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4,
sulle ultime 4 maglie faremo 4 maglie altissime, quindi una, due, tre, e 4. Vado avanti a concludere il giro, ci vediamo al taglio del filo. Fatta la quarta maglia altissima della fine del giro, facciamo le 4 catenelle come al solito e ci chiudiamo sulla prima maglia dell'inizio del giro con un punto bassissimo e il punto di sicurezza. Tagliamo il filo ed ora andremo a prendere il filato più chiaro e iniziamo come sempre tornando indietro sull'archetto delle 4 catenelle. Torniamo indietro qui, questo punto, inseriamo l'uncinetto, prendiamo la codina e la tiriamo fuori fermandola con una catenella. Su questo archetto faremo 4 punti bassi, poi fuori dall'archetto faremo 6 mezze maglie alte poi invece di proseguire con 6 e 6 perché non avremmo i punti sufficienti, faremo 5 maglie alte e 5 maglie alte doppie. Quindi proseguiamo con i 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4. Poi adesso taglio questa codina e vi mostro dov'è il punto che vi dico di non perdere mai. Allora, voi se non volete perdere mai nessun punto, vi basterà guardare, vi mostro un po' più da vicino, qua, vi basterà guardare qua su dov'è la catenella. Ogni catenella è un punto, quindi noi abbiamo la prima catenella che si va a nascondere qui. Dunque quando andiamo a fare la maglia al di fuori dell'archetto, non dobbiamo perdere questa che è proprio all'inizio, la vedete, ve la mostro, e quindi perché saltandola poi non avremmo la sequenza giusta di maglie. Quindi ecco qua, abbiamo fatto la prima mezza maglia alta, la seconda, ecco, abbiamo evitato di saltare il punto. Le codine le tiriamo sempre un po' per sistemare il punto, ecco qui, ero fuori, ecco. Adesso allontano un attimo, altrimenti troppo vicino non si vede bene. Abbiamo fatte 2, 3, 4, 5, 6 mezze maglie alte. Ora ci sono da fare, eccole qua, abbiamo detto 5 maglie alte,
quindi sempre guardando la catenella. Sono 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui sugli ultimi 5 punti del giro faremo 5 maglie alte doppie, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Dunque 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ci portiamo sull'archetto delle 4 catenelle dove facciamo i nostri 4 punti bassi, 6 mezze maglie alte, ricordandoci di prendere questo primo punto che gioca a nascondino. Sono 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco. E poi 5 maglie alte, 5 maglie alte doppie. Ci vediamo alla fine del giro. Finiamo con le 4 catenelle come sempre e fermandoci sul primo punto del giro, punto di sicurezza, tiriamo per bene e tagliamo. Procediamo con il cambio di colore e adesso la sequenza sarà 4 punti bassi, 6, 8 mezze maglie alte, 6 maglie alte, 6 maglie alte doppie. Quindi andiamo a riprendere il giro sempre sull'archetto delle 4, all'inizio delle 4 catenelle, fermandoci con una catenella. Facciamo i nostri 4 punti bassi portandoci dietro la catenella, sono 3 e sono 4. Adesso faremo 8 mezze maglie alte, la prima sempre nel primo punto, questo che tende a nascondersi, quindi qui dove c'è il nodino di fine giro che nasconderemo per bene, e quindi facciamo 1, tiriamo bene, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tagliamo le codine
Ora abbiamo da fare 6 maglie alte e 6 maglie alte doppie, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 maglie alte doppie sulle ultime 6 maglie di fine giro precedente, della fine del lato precedente. Allora sono una, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qui. Questo sarà l'ultimo giro della girandola, poi faremo la cornice e vi mostrerò come si fa. Ci rivediamo alla fine del giro. Finito il giro con le 6 maglie alte doppie, facciamo le 4 catenelle e ci fermiamo sul primissimo punto del giro con una maglia bassissima, fermiamo il filo con il punto di sicurezza e ecco qua, fermiamo il filo col punto di sicurezza, tagliamo, tiriamo bene e tagliamo e cominciamo con l'altro colore. Cominciamo come vi dicevo, la cornice. Ecco qua. Cominciamo con quest'altro capo, che la lana fa i capricci, fa la monella, e allora ci inseriamo come sempre sulla prima catenella dell'archetto. Mi avvicino un attimo così vi mostro meglio. Ci inseriamo con l'uncinetto sulla prima catenella dell'archetto e peschiamo il filo dell'altro colore, così, fermandoci sempre con la solita catenella. In questo giro dove cominciamo la cornice, iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Sarà un giro di tutte maglie alte, con la sola particolarità che nell'archetto delle 4 catenelle faremo 4 maglie alte, quindi sono 2, 3 e 4 maglie alte. Poi faremo una maglia alta per ogni punto fino ad arrivare all'angolo. Ci vediamo qui nell'angolo per vedere un attimo come procedere in questo punto. Fatte le maglie alte punto su punto su tutto il lato, arrivate all'angolo, faremo un'altra maglia alta nell'archetto delle 4 catenelle, 3 catenelle e ricominciamo con le 4 maglie alte nell'archetto e ricominciamo così a lavorare l'altro lato punto su punto, quindi 4 nell'archetto,
facciamo queste 4 maglie alte nell'archetto. Quando arriviamo all'angolo faremo un'altra maglia alta nell'archetto, 3 catenelle e di nuovo le 4 maglie alte e poi punto su punto fino alla fine. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro delle maglie alte, faccio l'ultima maglia alta nell'archetto e le 3 catenelle che formano l'angolo, mi fermo sulla terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto ad inizio giro e come sempre faccio il punto di sicurezza, tiro e chiudo e taglio. Ora faremo l'ultimo giro che è un giro di cornice che potrà essere ripetuto a piacimento per quante volte vogliamo, perché praticamente di questa piastrella possiamo fare una borsa, possiamo fare una coperta ripetendola in queste dimensioni, oppure facendo di questo gioco di colori il centro della coperta oppure un cuscino. Quindi la cornice potrà essere grande quanto vogliamo, ripetendo il giro che adesso vi farò vedere per quante volte vogliamo. Quindi prendo il filo dell'altro colore, mi posiziono come sempre sull'archetto, ma questa volta non sulla prima catenella così come abbiamo fatto finora, bensì proprio nel punto dove abbiamo chiuso e comincio il giro aggaggiando il filo con 3 catenelle che in questo caso queste 3 catenelle non sostituiscono la prima maglia alta, che io andrò a fare comunque cercando di prendere entrambe le asole della catenella del giro precedente per evitare che si formi un buco, essendo entrata 2 volte nello stesso punto. Queste 3 catenelle poi verranno nascoste come vedremo alla fine del giro. Quindi abbiamo cominciato con una maglia alta e faremo tante maglie alte, oppure se preferite potete fare pure le mezze maglie alte. Comunque noi faremo maglie alte, tante maglie alte fino ad arrivare all'angolo, dove vi farò vedere come procedere per tutti e 4 gli angoli. Arrivate all'angolo, nelle 3 catenelle del giro precedente procederemo con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Riprenderemo tutto il lato continuando con le maglie alte e poi in tutti gli angoli faremo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Proseguiremo così fino alla fine del giro. Ci rivediamo alla fine del giro per vedere come chiudere e nascondere le prime 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Arrivati alla fine del giro, realizzato anche l'ultimo angolo, dobbiamo chiuderci, però se ci ricordiamo noi abbiamo fatto all'inizio del giro 3 catenelle. Di norma queste vanno a sostituire la prima maglia alta e quindi noi adesso dovremmo chiuderci sulle 3 catenelle, ma noi la maglia alta poi alla fine l'abbiamo realizzata, questa, quindi cosa facciamo? Ci inseriamo con l'uncinetto non nella terza catenella ma proprio sulla maglia alta e ci chiudiamo con il punto bassissimo in modo da rendere invisibili le 3 catenelle ma
non abbiamo il buco che si potrebbe creare per la distanza con la prima maglia alta e dunque abbiamo salvaguardato anche l'estetica dell'angolo. Facciamo il solito punto di sicurezza e tagliamo il filo. Se abbiamo avuto cura di nascondere durante il lavoro tutte le nostre codine, ci ritroveremo alla fine, nonostante tutti i cambi di colore, ci ritroveremo con la nostra bella mattonella, ma dietro con un retro completamente pulito, senza codine da nascondere, se non quella del cerchio magico. Vi ho detto all'inizio che la chiusura del cerchio magico, l'affrancatura del filato della codina del cerchio magico è molto importante perché potrebbe far sfilare tutto il lavoro. Dunque noi adesso prendiamo l'ago, infiliamo il filo nell'ago e affrancheremo questo filo proprio dentro ai punti che abbiamo realizzato sul cerchio magico, quindi proprio dentro i punti, e portiamo fuori l'ago e di nuovo facciamo fare un po' di percorso al filo per essere sicuri che non uscirà più fuori dal lavoro, anche se faremo una coperta che sarà sbadacchiata in tutti i modi, siamo sicuri che il filato non fuoriesce dal cerchio magico facendoci perdere tutto il nostro lavoro. Adesso la rigiriamo sul dritto e avremo da praticamente fermare solo la codina di fine giro, nulla di più comodo e più semplice. Quindi infileremo l'ago nel nostro lavoro e, avendo cura di passare per quanti più punti è possibile, ecco qua, nascondiamo la codina e la tiriamo e ecco qua, dopo aver tagliato l'ultima codina abbiamo il nostro lavoro finito e che a me piace tantissimo per l'effetto che dà. Immaginatela sopra anche una maglietta, può essere molto divertente farla su una maglietta, specialmente di una bambina, sarebbe fantastica. Oppure il cuore di una coperta, come vi ho detto prima, di un cuscino o anche di una borsa. Alla prossima, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie.